Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. Sta per iniziare la settimana che potrebbe decidere l'affare Lookman, che sia in un senso o nell'altro. Andremo quindi a vedere qual è il piano dell'Inter per il rilancio che dovrebbe arrivare entro martedì e andremo a vedere alla lavagna tattica che vedete già preparata alle mie spalle come l'Inter potrebbe trovare equilibrio col 3-4-2-1 formato praticamente da 3 attaccanti puri. Ecco, diciamo che in questi giorni, queste settimane si è parlato tanto della difficoltà nel trovare equilibrio, soprattutto con un centrocampo formato da Çalhanoğlu e Barella, visto che ormai il turco sembra pienamente confermato all'Inter, e quindi cercheremo anche di capire quali potrebbero essere le soluzioni dal punto di vista tattico che adotterà l'Inter di Christian Chivu. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo quei pochi semplicissimi passaggi come il like al video, l'iscrizione al canale e la campanella delle notifiche attiva, passaggi che però sono fondamentali per il canale. Iniziamo innanzitutto da quello che è il piano dell'Inter. Sarà un'offerta da 45 milioni totali, comprensivi di bonus, rilancio di 2 o al massimo 3 milioni di parte fissa, più bonus per arrivare appunto ad una quota di 45 milioni. Da capire poi se questa offerta sarà ritenuta sufficiente dall'Atalanta che ne chiedeva 50, insomma però divario che tenderebbe ad assottigliarsi praticamente del 50% rispetto all'offerta precedente. Tra l'altro ci sono altri due punti: l'Inter proporrà un trasferimento a titolo definitivo, quindi nessun prestito con obbligo di riscatto, ed è un po' quello che chiedeva l'Atalanta, pagamento che però sarebbe dilazionato. Qualcuno riporta in 3 anni o forse anche in 5, insomma un pagamento dilazionato che non peserà tutto nel bilancio di quest'anno, però c'è da sottolineare che poi molto spesso queste operazioni vengono chiuse con pagamenti che vanno a dilazionarsi negli anni. Il punto è, dovesse arrivare Lookman, chiaro che Lookman, Thuram, Lautaro, nessuno potrebbe essere considerato un'alternativa. Se l'Inter va a spendere una cifra di oltre 40 milioni di euro, circa 45 secondo la prossima offerta, è difficile che possa essere considerato un ricambio. E quindi il punto è, come l'Inter può trovare equilibrio con 3 attaccanti puri? Andiamo a vedere la mia idea alla lavagna tattica, poi magari fatemi sapere anche la vostra nei commenti in modo che possiamo confrontarci su quello che è un punto di grande dibattito tra i tifosi interisti, anche perché qui in questa posizione agirebbe Çalhanoğlu e ormai ecco, anche vedendo le ultime immagini dal raduno dell'Inter, un Çalhanoğlu sorridente, la foto postata abbracciato con Lautaro Martinez. Insomma, difficilmente il turco sarà lontano dall'Inter. Il punto qual è? Con questo 3-4-2-1, ovviamente con gli esterni che vanno ad abbassarsi sulla linea difensiva, chiaro che in questo modo rimarrebbero praticamente 2 centrocampisti, per quanto sia Çalhanoğlu che Barella sono calciatori che recuperano tanti palloni. È chiaro che c'è un problema, o meglio, ci sono almeno 2 problemi. Il primo è che quando attaccano gli avversari, trovando solo 2 centrocampisti, riescono facilmente ad attaccare la linea difensiva e quindi ci sarebbe un mancato filtro a centrocampo. E l'altro aspetto qual è? Che praticamente sarebbe difficile andare a dare una mano sulle corsie esterne, perché nel momento in cui si abbassano gli esterni, se uno dei 2 centrocampisti andasse ad aiutare l'esterno in fascia, rimarrebbe praticamente in questa zona di campo un buco facilmente attaccabile dagli avversari, ed è chiaro che se poi portiamo gli avversari in questa zona di campo ad attaccare la linea difensiva, lì i rischi sarebbero elevatissimi. Come l'Inter potrebbe sopperire a questo problema? Innanzitutto, secondo me, con 2 soluzioni differenti. Una un po' più aggressiva, l'altra la definirei più conservativa. Partiamo da quella un po' più conservativa, rimaniamo quindi con questo assetto tattico. Significherebbe chiedere un sacrificio a Lookman e Thuram, o comunque un sacrificio ai 2 calciatori che agiranno sulla 3/4, quindi con i 2 che dovrebbero arretrare, e andare a formare un po' una 5-4-1 in fase di non possesso. Naturalmente questo dal punto di vista difensivo darebbe
più sicurezza perché ci sarebbe copertura sulle corsie esterne. I due centrocampisti comunque formerebbero una vera e propria linea 4 in quel momento e quindi non avrebbero la necessità di andare ad aiutare l'esterno di fascia, potrebbero anche, ecco, avere l'aiuto proprio dei trequartisti che arretrano. Naturalmente c'è un contro, qual è? Se si chiede così tanto lavoro in fase di non possesso ai trequartisti, innanzitutto potremmo vederli perdere lucidità sotto porta e poi ci sarebbe il problema di quanti minuti riuscirebbero a garantire ad alto livello chiedendogli questo sacrificio. Non sappiamo, ma faccio fatica a pensare che per 90 minuti possano fare, insomma, questo grandissimo lavoro. L'altra alternativa invece sarebbe l'atteggiamento un po' più aggressivo, atteggiamento aggressivo in fase di non possesso che abbiamo visto in parte anche al mondiale per club. Quindi in che modo? Con un Inter che anziché arretrare attacca, pressa alto, alza la linea e quindi potremmo trovarci praticamente centrocampisti che salgono, esterni che comunque vanno in pressing alto sugli esterni avversari e una linea difensiva più alta. Praticamente andremmo a trovare un atteggiamento dal punto di vista tattico di questo tipo. Andiamo anche a spostare le pedine in modo da avere una visuale un tantino più chiara sulla lavagna. Praticamente troveremmo centrocampisti più aggressivi, gli esterni più alti e una difesa decisamente più alta. In questo modo l'obiettivo potrebbe essere quello di, anziché andare a risolvere il problema come contrastare gli avversari in questa zona di campo, praticamente andare a recuperare palla più alta, andare a recuperare palla praticamente a metà campo o in questa zona, praticamente nella metà campo avversaria, e poi naturalmente avere anche più facilità di far male. Anche qui naturalmente c'è un contro, qual è? Il tanto spazio che si lascia in questa zona di campo, perché lasciare tanto spazio alle spalle della linea difensiva fa correre un rischio sarebbe un rischio anche per le caratteristiche dei difensori, ovvero la mancanza di velocità della nostra linea difensiva, in particolar modo del centrale. Ecco, noi in questo momento abbiamo Acerbi e De Vrij, entrambi non sono dei velocisti e quindi qui si rischierebbe tantissimo con la linea alta. Ecco perché anche in altre occasioni ho detto che l'acquisto del difensore sarebbe indispensabile per l'Inter, un difensore non soltanto più giovane ma anche più veloce se si vuole fare questo tipo di gioco. Leoni non è uscito dai radar dell'Inter, però è sicuramente non è la priorità assoluta in questo momento, priorità che invece riguarda Lookman. Questi due atteggiamenti non escludo che però possiamo trovarli anche nel corso della stessa partita tra le diverse fasi, o a seconda del momento della partita, e quindi ci sarà un momento in cui l'Inter sarà più schiacciata, più attendista, un momento in cui sarà più aggressiva, oppure potrebbe essere anche un'altra soluzione, la transizione negativa, ovvero quando l'Inter perde palla, portare tanti uomini a pressare, quindi con i tre in attacco pronti ad aggredire subito la linea difensiva avversaria, esterni alti e centrocampo un po' più aggressivo, ovviamente con la linea difensiva che non potrebbe rimanere completamente schiacciata, perché altrimenti significherebbe lasciare tutto questo spazio e lasciare quello spazio può essere pericolosissimo. E poi magari se la transizione negativa va a buon fine, passare subito ad una transizione positiva che può portare subito a calciare in porta. Se non va a buon fine, ecco che poi bisogna rientrare. E qui torniamo un po' al discorso che ci sarà bisogno di velocità, di essere rapidi in quelle transizioni nel giro di pochi secondi. L'Inter dovrebbe fare praticamente questo movimento, rientrare rapidamente e in questo caso ovviamente anche i due trequartisti non potrebbero esimersi dal lavoro, magari non dico di arrivare fino all'altezza della linea difensiva, ma quantomeno arrivare a centrocampo e quindi aiutare la squadra a rientrare. Come vediamo anche con Çalhanoğlu e Barella ci sono modi per cercare l'equilibrio che non dobbiamo pensare. Ecco, diciamo che il 3-4-2-1 è il sistema di gioco di base, poi come abbiamo visto ci sono tante variazioni nel corso della partita, tanti spostamenti anche tattici e non è detto che troveremo sempre la squadra schierata in quel modo, in fase di possesso, in fase di non possesso. Diciamo che il rischio c'è, è chiaro che se qui ci fossero
due calciatori molto fisici sarebbe diverso, due calciatori molto dinamici, forse ecco Barella molto dinamico, Çalhanoğlu un po' meno in questa posizione ovviamente. Per fare un esempio, l'Ederson della situazione potrebbe aiutare, però anche con Çalhanoğlu e Barella ci sono delle soluzioni. Una un po' più conservativa, l'altra un po' più aggressiva, quindi cercando di recuperare palla alta. E come detto, l'Inter di Chievo ha già dato dimostrazione di voler essere aggressiva. Insomma, le soluzioni ci sono anche per giocare in questo modo. Come detto, però, Lookman da una parte, ecco, per dare quell'imprevedibilità sulla tre quarti e dare quella possibilità del 3-4-2-1 puro a Chievo sarebbe importantissimo. Allo stesso modo, però, sarebbe importantissimo anche il difensore che può dare una diversa rapidità alla linea difensiva. Insomma, sarebbero due acquisti davvero di fondamentale importanza. Quello che sembra praticamente certo è che il 3-4-2-1 diventerà il modulo di riferimento dell'Inter di Chievo, che non sarà l'unico sistema utilizzato dall'allenatore. Il 3-5-2 però diventerà, diciamo così, un piano B, non sarà più il diktat assoluto come negli anni di Inzaghi, ma diventerà una sorta di piano B. Insomma ragazzi, fatemi sapere anche la vostra, sia sulle ultime su Lookman, sia, perché no, sull'eventuale alternativa. Non dovrebbe concludersi bene la trattativa per portare il nigeriano, seppur io rimango ottimista, e soprattutto fatemi sapere anche la vostra idea su come l'Inter potrebbe trovare equilibrio con questo nuovo schema tattico, con questo nuovo atteggiamento tattico. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!